Ragazzi, ma siamo in Paraguay! Siamo sbarcati in Paraguay con la voglia di scoprire un paese poco conosciuto, ma mi sa che abbiamo completamente cambiato idea. Ma andiamo per ordine. Il Paraguay è il cuore del Sud America per la sua posizione centrale. Il nome significa fiume che va verso il mare, il che, lasciatemelo dire, è piuttosto bizzarro, dato che questo è uno dei pochi paesi in questa parte di mondo a non avere affaccio sul mare. Il primo impatto con il Paraguay è stato sudato e tranquillo. Infatti la prima domanda che ci siamo fatti è stata: dove sono tutti? Asunción, la capitale del paese, la domenica è calma e quasi deserta, ma oggi scopriremo che cosa succede di lunedì. Capiremo un po' meglio le tradizioni, le abitudini e la storia di questa zona prima di prendere una decisione improvvisa. Dietro la camera, cioè le cose sono un po' diverse. Prima di cominciare questo nuovo episodio, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui le nostre avventure. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi dalla capitale paraguayana Asunción. Oggi è domenica e mi sembra che la situazione sia sempre deserta. Nei giorni scorsi siamo arrivati dall'Argentina fino al Paraguay. Ci abbiamo messo circa 17 ore di autobus notturno da Salta a Clorinda e poi ci siamo catapultati in un mondo completamente diverso, soprattutto al confine, perché poi siamo arrivati in città, che devo dire è un'altra cosa. Sì. È un'altra cosa, anche se in realtà noi ragazzi del Paraguay non ci stiamo capendo molto, visto che non c'è nessuno in giro. C'è stranamente un'aria di mare, anche se il Paraguay non ha alcun affaccio sul mare, perché c'è solo un fiume, ma il mare qua non esiste. Saranno i 36 gradi umidi. Sarà caldo, forse il fatto che siamo passati dal clima fresco e asciutto, perché siamo sempre stati sopra i 1000 metri negli ultimi mesi, adesso invece siamo praticamente a zero. E quindi si sente molto la differenza. E qui tra l'altro non è neanche il momento in cui fa più caldo, perché il momento in cui fa più caldo è gennaio-febbraio, quindi stanno scendendo le temperature, ma devo dire, fai tu che cos'è? Si sente, esatto, infatti mi stavo immaginando cosa deve essere qui nel momento proprio di massimo calore, che è il nostro inverno ma coincide con la loro estate. Che cosa è cambiato rispetto all'Argentina? Innanzitutto la moneta, ragazzi, qua si usa il guaraní paraguayano. Guaraní, bellissimo il nome, mi sa proprio di esotico, però è stato difficilissimo, esotico anche nel trovarlo, perché per cambiare i soldi ci abbiamo messo un po', finché non abbiamo trovato finalmente un cambista per strada che ci ha cambiato qualche dollaro in appunto guaraní. 175.000 guaraní. Aspetta, 6.250. Ay. Eres maldito. No es el tiempo de hablar de dictadores, Acá estamos nella merda al mondo intero. La cosa buona è che si possono usare tantissimo le carte, quindi i supermercati accettano le carte, tutti i posti più o meno, tranne i banchetti per strada, accettano la carta, quindi noi in questi giorni in realtà abbiamo fatto spesso la spesa al supermercato senza cambiare soldi, quindi con 0 guaraní in tasca e pagando sempre con la carta. E i supermercati sono super moderni, abbiamo fatto vedere forse nel video precedente, quando eravamo ancora un po' in aria dopo il mega viaggio che abbiamo fatto per venire qui dall'Argentina. La lingua è sempre la stessa, quindi lo spagnolo anche qui, anche se in realtà poi c'è una seconda lingua che è ufficiale, quindi al pari livello dello spagnolo, che si chiama appunto Guaraní. Eccola lì, un'altra anche la lingua si chiama Guaraní. Il fuso orario è lo stesso dell'Argentina, siamo a 5 ore dall'Italia in anticipo però, quindi qua è mattina, in Italia è pomeriggio, 5 ore in caso di ora legale come in questo periodo dell'anno. Asunción è appunto la capitale del paese, è una bella città con tutti questi palazzi in stile coloniale e devo dire che comunque piuttosto piccola, perché stiamo parlando di 500.000 abitanti, quindi piccola per una capitale, ma in generale il paese ha una zona che è completamente disabitata, che è tutta una pianura enorme che occupa circa il 60% del territorio e si chiama la pianura di El Chaco. La cosa particolare è che tutte le piazze della città in realtà sono dei parchi, cioè sono più parchi che piazze. Lì per esempio la stanno ristrutturando, anche quello è un altro parco. Siamo proprio nella zona più centrale in assoluto, siamo proprio nel vivo dell'azione e qua si può vedere che
tutti i negozi la domenica sono chiusi. C'è soltanto qualche bar o ristorante aperto, ma solo in questa parte più centrale. Quindi qua abbiamo una delle chiese più centrali della città e altri monumenti. Che bello ragazzi, all'interno in realtà non è una chiesa ma un Pantheon, fantastico da vedere all'interno, c'è un bel casino perché la gente viene qua e se la chiacchiera. Poi rimbomba tantissimo, questo è chiamato il Pantheon degli eroi, in realtà è una cripta perché nella parte bassa ci sono i resti di alcuni dei principali eroi della patria, del Paraguay appunto, e l'architettura però ricorda moltissimo molti edifici religiosi che abbiamo anche in Italia, anche il Pantheon in Italia, perché appunto sono stati chiamati diversi architetti italiani per realizzare quest'opera alla fine del 1800. Asunción è la prima città che gli spagnoli hanno costruito in Paraguay e l'hanno dedicata alla Virgen de la Asunción, che chiaramente qua è rappresentata proprio all'interno del Pantheon. Il centro è tutto un contrasto ragazzi, ci sono anche degli edifici come questo, per esempio edifici un po' coloniali, siamo di fronte al Teatro Nazionale che non è niente male, ci sono un po' qua e là delle belle cose, ma ci sono anche degli edifici terribili ragazzi, brutalissimi come quelli lì in fondo, ma anche da questo lato proseguendo ci sono dei tratti proprio brutali, anzi con 2 T, e quindi tutto il centro ha questo contrasto come caratteristica principale. C'è un tocco italiano nelle poste paraguayane ragazzi, quindi un tocco di poste italiane anche qua, spero che siano un pochino più affidabili rispetto alle nostre, però non lo so, perché ragazzi questo edificio in pratica è stato costruito da un italiano, il signor Luigi con 2 G Patri. Ha comprato una terra proprio qui in Paraguay e ha creato questo edificio che poi è stato acquisito dalle poste paraguayane. Quindi ragazzi questa è la sede delle poste paraguayane che al momento è chiusa e ha questo tocco e ha questo tocco italiano. Stiamo entrando ragazzi in quella che è la Plaza de Armas, la piazza più importante della città, tutta chiusa da questi cancelli. Questa cosa è, anche questa è una caratteristica di tutte le piazze. Da vedere, non capisci mai se sono aperte o no, si potrà entrare, non si potrà entrare. Non è bellissima sta roba, devo dire la verità, ed è un po' trascurata questa piazza, che appunto anche questa in pratica è un parco, anche poco frequentato. Però devo dire che è una bella idea quella di mettere un parco in piazza, perché con queste temperature alla fine se esce vai in una piazza che è tutta cementata e non c'è niente, cosa fai? Cioè muori di caldo. Vero. Qui invece vai sotto l'albero, un po' di arietta fresca, quindi mi immagino magari nei tardi pomeriggi le famiglie che vengono qui e comunque si godono il parco. Ecco, però non mi aspettavo che proprio la piazza centrale fosse così no, anonima. Cioè, diciamo questa è una caratteristica bizzarra di questo paese, quello sicuramente sì. Ecco, più che Piazza Duomo direi che è più tipo Parco Sempione. La miseria, cosa succede? Sono pure i bambini coi petardi. È così tutto ragazzi, un po' abbandoné, quindi vabbè, adesso andiamo comunque verso il Duomo che è lì in fondo, la cattedrale di Asunción. Il Paraguay ragazzi è uno dei paesi meno visitati di tutto il Sud America e noi siamo qui anche per scoprire il perché, se c'è un motivo dietro, se c'è un motivo per cui in tanti lo saltano, c'è questo buco in mezzo, diciamo, alla mappa del Sud America. Poverino però il Paraguay, non tanto perché vengono poche persone, ma soprattutto per la storia che ha avuto, perché ragazzi è in mezzo a dei giganti, cioè da un lato c'è l'Argentina, dall'altro c'è il Brasile, sotto c'è pure l'Uruguay, che si sono uniti in una delle guerre più terribili di tutto il Sud America, che ha visto ragazzi la popolazione del Paraguay decimata completamente. Pensate, da 500.000 abitanti ne sono rimasti solo 200.000, l'80% donne, e questo ha influito tantissimo sulla composizione demografica del paese di oggi. Perché pensate che più del 60% della popolazione è di origini meticce, quindi è metà diciamo di origine europea e metà origini locali, quindi c'è questa mescolanza all'interno della popolazione che è una caratteristica proprio del paese dovuta a questa sua storia. Ma non è finita qui, perché poi nel corso della storia ce n'è stata un'altra,
veramente pesante, cioè una guerra con la Bolivia. Stiamo parlando di quella zona del nord del Paraguay che è il Chaco, appunto questa pianura in cui a un certo punto si è iniziato a dire che c'era il petrolio. E quindi la Bolivia, sentendo questa notizia, ha deciso che voleva quella parte di pianura, perché ne ha un pezzettino anche lei. E quindi è iniziata questa guerra, un'altra volta violentissima. Questa volta però la vittoria è stata del Paraguay, che è riuscito a mantenere dentro i suoi confini buona parte di El Chaco, della pianura del Chaco. Però cosa è venuto fuori? Che in realtà il petrolio neanche c'era, e ce n'era una minima parte, ma nella parte che era già della Bolivia. Quindi non è servito praticamente a niente. Io non so se nel video si percepisce, se arriva questa umidità, questo muro umido, pam! Non so se passa attraverso la lente, però è proprio così, ragazzi, ed è proprio in questo momento che casca a fagiolo la cattedrale della Asunción, sempre per la Virgen della Asunción di Asunción, perché siamo comunque sempre ad Asunción, e questa è la cattedrale con l'aria condizionata, ragazzi, quindi andiamo a vedere la Virgen, soprattutto per l'aria condizionata. C'è la messa. Che fresco, mamma. Sono tutti in chiesa oggi, ragazzi. C'è una partecipazione molto importante. Incredibile, ragazzi. Anche tutti i poliziotti hanno il termos. Il termos tipo in dotazione. L'abbiamo visto anche in dotazione, proprio con lo stemma della polizia. È pesantissimo. È incredibile, questo è tipo un prolungamento del braccio, ci saranno tutti veramente. A proposito di giardini, ragazzi, eccone qui un altro tenuto benissimo, è quello del Palacio López, che è il palazzo della presidenza del Paraguay. Non ci si può avvicinare più di così, prima abbiamo fatto l'errore di andare lì in mezzo, c'era gente, abbiamo pensato si può andare, no, fischiettati dai militari, fuori tutti, e questo appunto è il palazzo della presidenza, è uno dei simboli del paese. La bandiera del Paraguay, ragazzi, ha un segreto, nel senso che è una delle pochissime bandiere del mondo che ha due facce. Vista così non si direbbe perché è tutta arrotolata, ma in realtà i colori sono gli stessi, quindi rosso, bianco, blu, ma da un lato c'è lo stemma della Repubblica, dall'altro invece pace e giustizia con un leone. Qua, ragazzi, si vendono le magliette del Paraguay, perché il Paraguay andrà al mondiale e noi no. Eccolo là. Paraguay andrà al mondiale. Qua c'è anche la stuoia da mare. Visto che anche i Comedor sono chiusi, ragazzi, oggi viriamo su qualcosa di eccezionale e attenzione, eccoli qua, gli gnocchi, che qua vengono scritti gn con la N con la virgoletta sopra, oquis, che si legge appunto gnocchis. Ecco, ragazzi, sta avvenendo la magia, stanno venendo su. Che dobbiamo dire, ragazzi, davanti a un piatto di gnoccoloni simili, buonissimi, ragazzi, mamma mia, non riesco a parlare. Che bontà, buon appetito. Oggi è un altro giorno. Ieri, visto che comunque faceva caldissimo e non c'era nulla e nessuno in giro per la città, siamo rimasti tranquilli. Oggi però finalmente è tornata la vita ad Asunción. Cosa stiamo facendo con gli zainoni pesanti addosso? Stiamo cambiando ostello, ci stiamo spostando in un'altra zona della città, è 1,5 chilometri circa a piedi, quindi abbiamo detto facciamolo alle 9 che è fresco. Non so se funzionerà al 100% questa idea, però intanto ci stiamo spostando, ragazzi, ma è un posto diverso completamente. Mamma mia, questi giorni l'abbiamo vista bella addormentata, tutto chiuso, invece oggi c'è in giro bella gente dappertutto. Prezzo della benzina in Paraguay. Allora, il prezzo è quello, il più basso di tutti, della benzina, diciamo la rossa, 6.700, quindi comunque meno di €1, tipo 90 centesimi al litro, che è veramente poco, specialmente di questi tempi. E poi abbiamo il diesel, che invece costa un po' di più, 8.900 se non sbaglio, il prezzo dovrebbe essere quello. Siamo sopra l'euro invece, €1,10, €1,15. Ci siamo, ragazzi, questo è il nostro nuovo posto, un villone mega galattico. Qua abbiamo la cucinazza,
poi qua c'è l'esterno, tutta questa parte col soggiorno è enorme ragazzi, il soggiorno è enorme e c'è anche il giardino fuori e invece noi siamo in questa stanzetta. Bellissimo ragazzi, che posto! Che lusso qua, guarda qua con vista sul giardino esterno, aria condizionata. Infatti ne sto un po' godendo, devo dire, perché fuori si muore. Siamo passati tipo dal posto antico, coloniale, il mega casone con quei soffitti altissimi, al posto invece super moderno. Guarda qua fuori il patio. Comunque super accommodation qua in Paraguay. Allora stiamo pagando 12 euro a notte più o meno, questa è la cifra, quindi direi niente male per i posti che stiamo trovando. Sono sempre stanze doppie con bagno e cucina condivisi, questo è diciamo lo standard che abbiamo trovato. E finalmente abbiamo usato i guarani. Sì, perché finora abbiamo usato sempre la carta, visto che era tutto chiuso. Oggi invece cominciamo a usare anche un po' i soldi che abbiamo cambiato miracolosamente l'altro giorno. Sì, allora abbiamo il banconote 150, 20 e 10. Ricordiamo il cambio è 7,5 più o meno. 7.500, quindi 1 euro 7.500 guarani, nome fantastico, ripeto. E ci sono però anche le monete che erano sparite invece in Argentina e qui sono tornate moneta da 1000 e queste sono quelle da 100 e qui tutte le banconote. In pratica il 10.000 è tipo 1 euro e qualcosa. Sì. 1 euro e qualcosa, 2,50 euro eccetera eccetera. Salendo così. Eccetera eccetera. Ad Asunción i mercati non hanno un nome ma hanno un numero. Questo è il mercato 4 che è il più grande di tutta la città. Nel posto in cui ci siamo spostati, proprio nella zona, c'è questo mercato enorme. Siamo leggermente più fuori dal centro rispetto a prima, però ecco ci sono un sacco di attività da questo lato. E poi comunque ragazzi vogliamo tornare in centro perché abbiamo un conto in sospeso importantissimo. E poi vogliamo vedere com'è la città viva anche in centro. Primo acquisto ragazzi, calzini perché li ho persi tutti. Perfetto. Muchas gracias. E questi sono i 5.000 belli rossi. Che mancavano in effetti. Questi sono 60 centesimi circa, 80, 70. Dai numeri già così. I mercati per come sono organizzati assomigliano molto a quelli della Bolivia. Cioè ci sono tutti questi tendage dappertutto che vanno avanti per chilometri e poi ci si perde perché come detto è veramente grosso. Siamo nella capitale e questo è il mercato più grande, quindi comunque è incredibile. Io sto andando un po' a caso, mi lascio così ispirare dai posti. Prendiamo i pepas argentini perché comunque sono purissimi. Ho detto io che avevano creato dipendenza e infatti eccoli qua. Pepas, quanti centesimi? E che paninazzi qua con le mega milanesas, più grandi di un palmo della mano, grandissima. Anche qui ragazzi negozi di soli termos come in Argentina, ce ne sono di tutti i generi, tutte le dimensioni, tutti i colori, ma è tutto così anche all'interno. Ma te pare normale? Questa è follia pura. Pazzesco ragazzi. Altro negozio, anche questo super professional. Questa qua ragazzi è incredibile perché abbiamo l'acqua calda o fredda in mezzo, da una parte il mate e dall'altra il bicchierino, manca solo la cannuccia. Finalmente ragazzi, un bel posto tipico paraguaiano, siamo al Comedor di Zia Pabla. Comedor di Zia Pabla che è molto recensito, piace molto, bello tranquillo. E noi abbiamo preso 2 bei piatti della tradición che arrivano con pane e questo come si chiama? Yucca. Con la yucca. Mentre in televisione hanno fatto un gol e continuano con la tipica esultanza gol. Quella lunghissima. Lunghissima, non finisce mai. È arrivato il primo piatto, guarda qua che roba, guarda qua che roba.
È un riso col sugo, il parmigiano, i piselli e dei pezzettoni di pollo, ragazzi. Madonna! È una porzione che non so, gigantesca, è enorme. E qua ragazzi è arrivato il secondo piattone incredibile, 2 polpettazze con all'interno l'uovo, il purè e un sughetto qua. Il sughetto qua ragazzi va per la maggiore ed è una gran goduria. Devo dire che anche qua c'è dell'influenza italica, un po' come in Argentina. Le possiamo tranquillamente definire purpettazze. Un pugno di polpetta. Dividiamo tutto, Comunque ragazzi, tutti piatti leggeri per un clima di 50 gradi. Con 50 gradi. Perfetto, tutto leggerissimo. La perfezione, devo dire. Però ragazzi è tutto buonissimo. Il sugo è incredibile. Il purè pure. Fatto proprio con le patate. Non quello che farei io, diciamo, con le bustine. No, buonissimo. E poi anche le polpettazze hanno il loro perché. Belle speziate anche, buone. Mazza che mangiata ragazzi, abbiamo speso 3 euro io e 2,50 euro Angela, 5,50 euro in due, prezzi anche più bassi dell'Argentina dove un menù del genere costa 4 euro, anche qualcosina in più a testa, quindi molto bene. In questi menù non è mai compreso il bere, la bibita, l'acqua o il succo, cosa totalmente diversa rispetto a tutta l'altra parte di Sud America che abbiamo fatto fino alla Bolivia. Oggi sono tornati addirittura i taxi gialli, completamente gialli, erano spariti durante la domenica, adesso sono tornati. Mi piace tantissimo il giallo ragazzi, secondo me il colore è proprio perfetto per i taxi, peccato che in Italia l'abbiamo abbandonato, quando erano gialli era un'altra cosa, cioè taxi poetico. Giallo, era bello. Tra le panchine del parco questa qua è la panchina più bassa di tutte, la panchina per i nani, come stai giù? Un po' bassina, o l'hanno recuperata che si era rotta, l'hanno comunque installata così, oppure proprio così. Cosa molto bella. Ah, tipo un Merdem. È la panchina Merdem. È vero. Fino ad ora l'abbiamo chiamata con un nome così di simpatia, ma in realtà Asunción ha un nome ben diverso, cioè quello intero che diedero gli spagnoli è questo ragazzi. Preparatevi, sedetevi tranquilli, un mate, po' di ghiaccio, tranquilli perché è lunga. Si chiamava la muy noble y leal Ciudad de Nuestra Señora Santa Maria de la Asunción. Roba semplice. Roba semplice. Semplice che ci vuole tutta la carta geografica per scrivere solo il nome di Asunción. Esatto. Cioè incredibile come al solito. Sì, esatto, nomi lunghissimi. Poi in amicizia Asunción. Via. A parte gli scherzi, comunque ragazzi, da quando abbiamo messo piede in Paraguay abbiamo cominciato a sentire una bella energia. C'è Angela che vi fa il segnaccio, ragazzi, voi credete? No, attenzione, perché c'è Angela da dietro col dito medio. Cosa mi hai appena detto? Io? Che sembri l'uccellaccio del malaugurio. Perché? Perché c'hai dei dolori, non so. Perché mi fa male la schiena, allora vado in giro con la mano qua. Ma ti sembra? Mamma mia ragazzi, no, è una roba incredibile. Comunque dietro la camera, cioè le cose sono un po' diverse, Sono... Qua, ancora! Se ne sono anche accorti loro! Comunque ragazzi, quello che volevo dire all'inizio era che in realtà da quando abbiamo messo piede in Paraguay c'è una bella energia con le persone che sono qua, cioè ci vedono, ci sorridono. Cioè era da un po' che questa cosa non c'era, proprio quella sorta di timidezza dell'avere a che fare con dei turisti che non vedi spesso. Quindi devo dire che la questione del Paraguay non troppo visitato sotto certi punti di vista è una cosa molto positiva, soprattutto nel rapporto con le persone che hanno sincera curiosità nei tuoi confronti, diversamente da quello che è successo in altri paesi anche nell'ultimo periodo. Quindi questa cosa very nice. E comunque Angela è un uccello del malaugurio, eccola, guarda. Tornando seri, un'altra cosa è che qua comunque le condizioni economiche non sono delle migliori e lo stipendio medio è sui circa $400 al mese,
e tante persone sono in difficoltà, quindi comunque camminando anche nel centro si possono vedere comunque scene di persone che dormono per strada e che quindi vivono in condizioni difficili, quindi anche questa è una caratteristica del Paraguay e della sua capitale. Rimanendo in tema economia del paese, è difficile anche stabilire quanto sia veramente il guadagno interno, perché il 70% è rappresentato da guadagni sommersi, quindi non si sa bene quale sia realmente il PIL del paese, perché appunto c'è il 70%, quindi la maggior parte è guadagno che viene fatto in nero, soprattutto piccoli imprenditori e lavoratori. I mezzi di trasporto in città sono soprattutto questi mega autobus. Ci sono quelli con il climatizzatore che costano 3.400, invece quelli senza aria condizionato con i finestrini che costano 2.300, quindi questi sono i prezzi. Stiamo parlando sempre comunque di centesimi. Ce ne sono parecchi che girano in tutta la città. Cerchiamo di salire sull'autobus senza la tessera, dovrebbe costare 5.000 in due circa, quindi vediamo se qualcuno ci fa il piacere di passare la sua tessera o se ci accettano i soldi. Andiamo a vedere, eccolo qua, Mercato 4, dove stiamo noi. Andiamo! Grazie. ¿Se puede pagar con efectivo? Por dos. Gracias. Che bella tazza che stai usando per bere il caffè. Mi mami es la mejor. La mia mamma è la migliore. Mamma Rosanna. Chi è la mamma Rosanna? Mi dispiace ma non sono io, Paolo. Questa è un'altra madre. Questa non è madre original. La tazza qui trovata nell'ostello, direi. Allora ragazzi, noi siamo tornati nella nostra stanza. Qui abbiamo lì un po' di casino, un po' stese le cose, il climatizzatore là che funziona a palla. E è passata qualche ora dall'ultima clip, perché nel frattempo ci siamo messi un po' a guardare un po' di cose, a studiare un po' anche i prossimi itinerari, cosa fare, prossime tappe. Ebbene sì, abbiamo preso una decisione. Che è successo? Aspetta. Perché l'hanno messo? Non è che è proprio comodo. Qua c'è la presa e lì c'è l'interruttore. Ma che roba? Quindi salta, è fatto malissimo. Comunque c'è anche una presa diversa in Paraguay, ecco, che è quella presa qua con i due pallini. Per fortuna che abbiamo questo adattatore qua, perché lo stiamo usando tantissimo, perché ogni paese cambia in pratica. Questa è doppia, c'è sia quella americana che quella europea. Usiamo quella europea, magari funziona meglio. Che casino. Esatto, meglio. Oh, regge, non si spegne la luce. Comunque stavamo dicendo che mentre Paolo fa queste robe tecniche, sapete che lui c'ha la fissa per le il nostro elettricista qua. Perché sapete che lui ha la fissa della batteria, per cui se non è sempre al 100% deve attaccare sempre tutto. Non dire queste falsità in giro, per favore. Adesso diciamo anche la verità, mi fa sentire sempre in colpa e mi dice sempre: hai attaccato qualcosa? Tu non attacchi mai niente. Lei non se ne frega niente. Non gliene può fregare. Ma perché secondo me deve arrivare a 0, poi lo attacchi. Vabbè, allora lui invece che sei sull'Himalaya sei a 0 e che fai? Poi succede la valanga, non puoi chiamare nessuno. Ma siamo sull'Himalaya. Ma dai, Angela, ma siamo in una casa Vabbè, lascia perdere. Comunque questo discorso, perché per lui, adesso vediamo quant'è il telefono. Il telefono è 55. Adesso sì, va bene, dai. In genere li attacchi a 98. Anche la stiamo girando. Su. Comunque mi stavo perdendo. Volevo dire che abbiamo preso una decisione. Abbiamo deciso di cambiare un po' i nostri piani di viaggio. Anche, cioè, proprio così in evoluzione continua questo viaggio, queste tappe. E quindi nel prossimo video vedrete cosa abbiamo deciso di fare, ma soprattutto quello che ci aspetta, perché sarà bella tosta. La questione è che adesso il tempo è tiranno. Si dice così. Che tiranno. Vai su YouTube, vedi che tiranno. Citazione di un video. Citazione di un nostro video di Catania. Ma vi ricordate, ragazzi, il signore che faceva le scoregge? No, le pernacchie. Le pernacchie a Catania. Non so come sono finito in questa situazione. Ma quanto dura sta pernacchia?
È infinita. Fatta tutta. A posto. Ma no. Playa Bonita, la fiera. È bonita. Ah. Che tiranno. Ok. Stai registrando? Sì, sto registrando. Fai che tiranno, Playa Bonita, la fiera. Ok. E tu vedi a me. Va bene. Vedo? Che diceva di guardare. Ma come è possibile? È diventata una nostra citazione È diventata- adesso, tutte le volte che sì. diciamo che tiranno, tiranno. che tiranno. In pratica il signore era famoso a Catania perché aveva fatto questa trasmissione con questa presentatrice che si chiama Ketty Ranno. L'abbiamo scoperto dopo. Ma lui Sì, ma diceva dopo anni. che tiranno, guarda che tiranno, guarda che tiranno. E dicevamo, ma che sta? Dopo la pernacchia di 7 ore. Perché in questo programma lui era famoso anche perché faceva la pernacchia più lunga della storia, tipo record mondiale. Poi ero io che mi perdevo negli Che discorsi, tiranno! Poi sono Sì, io. ci siamo persi di nuovo. ci siamo Il persi. tempo è tiranno! È tiranno, È e tiranno! quindi ragazzi, prossimo video ci sarà una bella avventurona, quindi domani mattina sveglia alle 6, quindi sono le 9 adesso, possiamo dormire direi. 6 o'clock in the morning. Esatto, sarà bello svegliarsi molto presto. Quindi Ragazzi, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutto quello che succederà, e ne succederanno delle belle, ve lo diciamo già. Lasciateci anche un commento, un like, un hype, e vi aspettiamo anche su Patreon. Lasciamo il link a Patreon qui sotto o nella descrizione del video. è brava Angela, Hai detto tutto. Che tiranno, vai a vedere che tiranno! Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi! Ciao belli! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.